Panorama ha pubblicato un documento fino a qui sconosciuto che cambia drasticamente quella che è stata la narrazione portata avanti fino ad ora sul tema del futuro della società Inter, del possibile passaggio di proprietà e dei piani dell'attuale proprietà stessa. Come sapete, infatti, a maggio scade questo famoso prestito che il fondo americano Oaktree aveva concesso alla proprietà dell'Inter, ottenendo in cambio un pegno sul 99,6% delle azioni dell'Inter, quindi un impegno sostanzialmente tutta l'Inter. Fino a qui, fino ad ora, tutti hanno sempre detto che se Zhang, non l'Inter, ma Zhang, sottolineiamolo, non avesse ripagato questo debito o in qualche modo non l'avesse rifinanziato, allora l'Inter sarebbe passata in mano ad Oaktree interamente. Uno scenario che quindi in molti hanno accostato a quello che è successo con il Milan, per esempio con Yong-Hong Lee. Più volte però abbiamo detto, almeno qui su Passione Inter, che sembrava francamente un po' strano immaginare una potenza come Suning, per quanto in difficoltà, anche se sono in crescita, tra poco ne parleremo, ecco che una potenza così potesse perdere un asset di valore come l'Inter per non ripagare questi circa 350 milioni di euro, questa è la cifra che deve essere restituita ad Oaktree, mi sembrava francamente un po' strano. Il documento che è stato pubblicato da Panorama in queste ore ribalta completamente questa narrazione che è stata portata avanti fino ad ora e cambia secondo me anche il modo in cui deve essere quindi commentata questa operazione. Voglio farvi allora una sintesi un po' di cosa viene scritto in questo articolo, di cosa viene svelato di nuovo, per poi aggiungere delle riflessioni portandovi a quelli che sono secondo me i veri due punti importanti a livello di novità che arrivano da questo documento, mettendovi un po' in guardia da tutti quelli che stanno facendo tante ipotesi sul futuro, perché al momento ogni ipotesi è veramente prematura secondo me, e tra poco vi dico di più. Innanzitutto però ben ritrovati e ben ritrovate allora amiche ed amici passione interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, sosteneteci. Mi raccomando, siamo sempre di più, iscrivetevi subito al canale con il click sul tasto iscriviti. È un argomento questo piuttosto complesso che cercherò di semplificare per poterne discutere tutti quanti, anche perché anch'io non possiedo, diciamo, tutti i termini tecnici per poter analizzare alla perfezione questo tipo di documenti e questo tipo di operazioni così grandi, enormi, letteralmente. Ci sono però degli elementi comprensibili molto importanti che ci possono aiutare a comprendere un pochino meglio questa materia. Vi condivido intanto il titolo dell'articolo, vi invito ad andare a recuperarlo, a leggerlo attentamente, informatevi su più fonti possibili e poi se volete nel club di Passione Inter in queste ore ci stiamo confrontando e andremo ancora più nel dettaglio, però fatevi anche la vostra idea. Io vi voglio dare il mio punto di vista su questa notizia partendo dagli elementi fondamentali. L'articolo di Panorama dice: Zhang non cederà l'Inter gratis ad Oaktree. Questo è il primo tema fondamentale. Ecco il documento che lo prova. Un atto di 30 pagine da Hong Kong dimostra che Suning si è tutelata e se non dovesse restituire i soldi del famoso prestito ricevuto dal fondo USA dovrà ricevere una cifra tra i 150 ed i 300 milioni. L'apertura di Panorama ci contestualizza già la partenza e la notizia più importante. Quindi che cosa c'è in questo documento rivelato da Panorama? Se, diciamo, secondo ciò che viene scritto, se tutto verrà confermato, ciò che viene scritto è quello che è stato riportato nel documento, si tratta appunto del documento che contiene l'atto di costituzione del pegno sulla totalità delle azioni della società che controlla l'Inter. Come sapete c'è una società sopra l'Inter che controlla appunto il club nerazzurro e questo è l'atto appunto che costituisce il pegno su quelle azioni della controllante dell'Inter. E tra le varie note interessanti presenti all'interno di questo documento, per quello che ci riguarda più da vicino in questo momento, la cosa che ci interessa di più è la parte in cui si parla dell'escussione del pegno da parte di Oaktree, cioè del fondo che ha concesso il prestito all'Inter. Quali sono i punti fondamentali su questo tema relativo all'escussione del pegno? Escussione, cioè nel momento in cui non dovesse essere ripagato il finanziamento, che cosa succede? Il primo punto, uno su tutti, dice che prima di poter escutere il pegno ci deve essere una stima obbligatoria al fair market value del bene, cioè deve esserci una stima obbligatoria con un equo valore di mercato dell'Inter, quindi va stimato il valore dell'Inter in maniera equa. Quindi diciamo un perito super partes deve fare una stima di quanto vale l'Inter. Questa stima non potrà essere contestata se non per un errore manifesto, diciamo così, e se la stima dovesse risultare superiore
all'ammontare del credito che vanta Oaktree superiore ai soldi che Oaktree deve riprendere dalla famiglia Zhang, allora Oaktree dovrà rimborsare la differenza alla famiglia Zhang a Suning e poi escutere il pegno e quindi rilevare l'Inter. Questo è molto importante. Panorama fa anche una stima, qui vediamo come detto la cifra, fa una stima che diciamo se l'Inter dovesse essere valutata 1,2 miliardi, che è il valore che Football Benchmark faceva qualche mese fa dell'Inter, allora la famiglia Zhang ne uscirebbe lasciando l'Inter ad Oaktree portandosi a casa circa appunto 200 milioni di euro circa. Una stima che secondo me ha qualche errore nel conteggio dei vari debiti e che è comunque una materia complessa e soprattutto è chiaramente una stima parziale perché prima di questa scadenza che arriverà a maggio ci sono altri temi importanti da affrontare. Ad esempio, scade l'esclusiva sul terreno di Rozzano, l'Inter potrebbe, ad esempio, in queste settimane acquistare il terreno di Rozzano per il nuovo stadio e inevitabilmente il valore dell'Inter acquisisce una differenza alla luce anche di questa ulteriore proprietà. Così come dovessero arrivare da qui in avanti dei risultati inaspettati a livello sportivo, ci sono delle variabili che possono andare ad incidere, quindi questo è un primo punto. Di sicuro però il tema principale molto importante è che la famiglia Zhang non perderebbe l'Inter gratis, come è stato detto invece fino a qui, che avrebbe lasciato il club ad Oaktree. La venderebbe di fatto in ogni caso al giusto valore di mercato del momento. Questa è la verità e la vera novità davvero importante, il vero punto di svolta sul tema e su cui tra poco tornerò. Però ci sono altri elementi che vengono portati all'interno di questo articolo, come ad esempio viene detto che Oaktree, tramite il suo fiduciario, può far escutere l'Inter ad un altro soggetto e immagino a questo punto che Oaktree sappia già eventualmente a chi poter cedere, considerando che il fondo non è mai sembrato interessato in realtà poi a gestire l'Inter. Questi elementi ce ne sono anche altri, ma vi consiglio di leggere l'articolo, altrimenti qui andiamo veramente lunghi. Ci portano, secondo me, ad una serie di considerazioni che però ad oggi, almeno per me, lo sottolineo, come dicevo in apertura, non ci possono portare a delle vere e proprie conclusioni su quello che succederà, perché la situazione è ancora molto in divenire, ci sono ancora tanti fattori da tenere in considerazione, anche legati a quelle che sono le reali volontà delle parti. La prima cosa da sottolineare, secondo me, facendoci sopra delle riflessioni, sono che intanto il documento è del 2021, quindi tutto era stato già impostato da tempo. La novità riguarda solo il fatto che noi lo veniamo a sapere oggi, ma la cosa era già stata impostata nel 2021. Tenetelo a mente perché l'altra cosa da sottolineare è che fino a qui la proprietà, secondo me, è stata dipinta da tanti come un gruppo di incompetenti o di sprovveduti alla guida dell'Inter, cosa che secondo me questo documento spazza via e cambia nettamente quella che è stata la narrazione riguardo alla proprietà dell'Inter degli ultimi 3 anni. Fate attenzione quindi dal mio punto di vista a chi avete seguito in questi anni che ha parlato in questi termini della proprietà fingendosi più informati di altri, evidentemente non lo era. Perché? Perché è evidente che già nel 2021, di quindi la famiglia Zhang si era assicurata che alla peggio avrebbe venduto l'Inter comunque al giusto prezzo di mercato. Questo era lo scenario peggiore con cui si erano già cautelati nel 2021. Da qui probabilmente anche questa serenità che si respira nell'Inter, perché abbiamo sempre detto ci si avvicina sempre più alla scadenza, non ci sono pubblicamente delle novità riguardanti cessioni, rifinanziamenti o altro, eppure all'Inter si respira una certa serenità nei lavori. Evidentemente è per questo motivo. Non solo, perché oltre ad assicurarsi il giusto prezzo di vendita, quindi con la scadenza del 2024, nel frattempo è stato fatto un lavoro molto importante, dando in mano ad un management che si è dimostrato, all'altezza, visti i risultati, il compito di portare l'Inter ad aumentare di valore, a far crescere il valore d'impresa di questa Inter. E Oaktree questa cosa inevitabilmente, possiamo immaginare oggi, te l'ha fatta scontare facendoti pagare dei tassi più alti su quel finanziamento che ha ottenuto la famiglia Zhang, che ha dei tassi di interesse sicuramente molto alti, però nel frattempo è stato fatto un grande lavoro di valorizzazione e forse se ripensiamo a quelli che erano
il contesto, la situazione dell'Inter quando è stato preso questo finanziamento, possiamo anche dire che la crescita fatta dall'Inter è stata probabilmente superiore a quelle che erano le aspettative anche dello stesso fondo Oktria, a livello sia dei risultati sportivi, risultati di bilancio sempre in miglioramento con delle prospettive interessanti, e anche a livello di sponsor dopo quello che era stato il caos pandemia. Quindi attenzione anche a questo fattore. Queste sono secondo me le osservazioni più importanti da fare, dopodiché si entra nel campo delle ipotesi e le ipotesi sono molto pericolose da trattare con cura. Ad esempio, ho letto che a queste condizioni nessuno ora, nessun soggetto potenzialmente interessato all'acquisto dell'Inter possa andare oggi da Zhang a comprare l'Inter perché inevitabilmente Zhang ti chiederebbe una cifra più alta di quello che otterrebbe eventualmente con Octria a maggio. Scenario plausibile, che ha un senso, ma è un'ipotesi. C'è chi dice poi che per Zhang non abbia senso parlare oggi non abbia senso parlare di rifinanziamento perché dicono andrebbe ad indebitarsi di più quando invece potrebbe uscire tranquillamente con 200 milioni, per fare una stima, a giugno senza troppi problemi. Il giornalista Ravezzani ho visto che ha aggiunto una nota di allarme, ne abbiamo parlato nel club, ne abbiamo parlato nella redazione di Passione Inter, dove Ravezzani dice che se dovesse intervenire un perito a maggio per valutare l'Inter, si rischia una situazione pericolosa per il club perché per fare una perizia servono dei tempi tecnici che andrebbero a bloccare il mercato dell'Inter, perché il mercato può cambiare il valore della società e quindi bloccherebbe anche la programmazione della prossima stagione. Uno scenario un po' apocalittico sul quale al momento faccio fatica ad esprimermi in un senso o nell'altro. Io non voglio avventurarmi in ipotesi, mi sembrava importante chiarire che cosa dice questo documento e soprattutto che questo documento di panorama porta, secondo me, soprattutto alla luce quella che deve essere la reale percezione di questa operazione che è stata fatta e quindi anche della proprietà che l'ha condotta e che l'ha portata avanti. Una proprietà che a questo punto mi viene da dire ha collaborato con Oaktree in maniera più costruttiva in realtà di quanto tanti hanno detto. Tanti hanno parlato di squali pronti a prendersi l'Inter e fregare Zhang. Invece mi è sembrata più una scia collaborativa in qualche modo, e in questa collaborazione occhio, perché se vogliamo interpretare anche altri segnali, ce n'è uno sospetto, diciamo così, che è il rinnovo del management fatto a 2 anni dalla scadenza dei contratti, che può far pensare a qualche manovra fatta proprio in vista di questa scadenza per bloccare la dirigenza prima di possibili passaggi, rivalutazioni, eccetera. Ma poi, parlando di management, a me ne ho parlato spesso perché aveva molto colpito una dichiarazione di Marotta di qualche mese fa, quando, se non sbaglio, in un'intervista a DAZN in un format particolare, non prima di una partita, Marotta disse, parlando del futuro dell'Inter: "Facciamo tutti il tifo per Zhang", una cosa del genere. Però mi era rimasto impresso questo il "facciamo il tifo per Zhang" e il modo in cui anche lo aveva detto. E il modo in cui lo ha detto io l'ho interpretato come un qualcosa del: Zhang sta cercando di tenersi l'Inter e poi a corredo noi ci speriamo, può essere un discorso fatto più o meno per opportunità. Però il modo in cui l'ha detto a me aveva fatto sempre pensare al: okay, Zhang sta cercando di tenersi l'Inter. E allora attenzione, perché cosa vuole la famiglia Zhang e cosa succederà lo sanno solo loro. Solo loro lì in Cina al momento, e nessun altro in questo momento può saperlo, secondo me. In Cina, dove tra l'altro, come accennavo prima, la famiglia Zhang sta riacquistando potere, sta riacquistando importanza, anche se pochi ne parlano in Italia. Non sottovalutiamo quindi quella che può essere la volontà da parte dello stesso Steven Zhang di rimanere magari in qualche modo al comando o comunque nell'Inter. Una volontà, io credo che comunque lui abbia espresso in questi mesi, in questi anni, interesse e vicinanza nei confronti dell'Inter, per non andare su sentimenti ancora più grandi. Però questa cosa per me si è percepita. Poi, nello stesso articolo di Panorama si scrive anche, che Oaktree, oppure il soggetto a cui Oaktree venderebbe l'Inter, possono corrispondere a Suning, a Zhang, i soldi pattuiti, da questa stima che facciamo prima, o in alternativa un pacchetto di azioni che corrisponde alle quote che gli spettano. Perciò potrebbe accadere l'arrivo di un nuovo
acquirente magari a cui Oaktree gira la possibilità di escutere il pegno e Zhang che si ritrova magari in questo accordo a ricevere un pacchetto di minoranza e quindi rimane nell'Inter. E magari è proprio questo uno degli scenari su cui si sta trattando e su cui si sta lavorando. Ripeto però che al momento sono solo ipotesi, quello che sappiamo in più oggi quindi è che in ogni caso Zhang non perderà l'Inter a zero, mettiamola così. Poi se sta andando avanti tranquillo perché comunque il suo tesoretto ce l'ha e se lo incassa a prescindere da ogni cosa, come dice qualcuno, è un conto, oppure se sta cercando l'incastro giusto per rimanere e continuare ad operare per il bene dell'Inter, come è stato fatto fino ad ora, ecco, queste sono cose che scopriremo solo aspettando e solo attendendo i prossimi eventi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, spero di essere stato chiaro, ho semplificato il più possibile questo argomento, cercando però di non portarvi banalità e soprattutto inesattezze rispetto ad un tema piuttosto complicato. Lasciatemi dei commenti, ci confrontiamo nel club di Passione Inter sul nostro passioneinter.club, dove anche nelle scorse ore ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne molto perché è un tema importante e come ogni giovedì, tra l'altro ci siamo sentiti nelle scorse ore con il watch party di Passione Inter nel club, dove ogni giovedì guardiamo insieme contenuti e film, partite, vecchi documentari da condividere insieme. Quindi se vi va di sostenere il nostro progetto, se vi piace quello che facciamo, fate un salto su passioninter.club, in cambio vi diamo accesso a tanti altri contenuti, alla nostra community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione se ci ascoltate in podcast, mentre se ci seguite da YouTube vi basta cliccare qui.